Quest'oggi sono andato a trovare il Senpai Luigi per provare una sua nuova invenzione, il Rasta Power, un attrezzo multifunzione che potrebbe essere la svolta per le preparazioni atletiche delle discipline marziali e sport da combattimento. E non solo, il punto forte di questo attrezzo è proprio quello di essere modulabile nel corso del tempo, al fine di incrementare le performance degli agonisti, tirare calci più forti, avere una maggiore stabilità nei movimenti, ma soprattutto diventare d'acciaio, proprio come il Senpai Luigi. Oggi vedremo un allenamento insieme al Senpai in cui mi farà vedere uno degli utilizzi di questa sua nuova invenzione. Io devo rompere, non devo farti male, io ti devo rompere. Ossa a tutti ragazzi, finalmente grande ritorno di Erwin dal Senpai Luigi. È ritornato il figlio prodigo. Senpai, ora ci alleniamo, poi lo scalziamo un po'. Senpai, ti sono mancate un pochettino nel dojo, ti mancavano un po' le mie battute, le mie battute squallide. Una delle figure che mi è mancato di più in questo periodo è stato Erwin, però non mi ha amato. È ritornato l'amore. Gli ho scritto qualche letterina, un po' di dolcezza. Ti mancava affondare un po'. Mi ha dato un'altra possibilità. Ti mancava affondare un po' i Gedama Wash, sì, vero? non vedo l'ora. Piano oggi Senpai che sono già distrutto. Oggi questo è che lo spacchiamo solo a pugni, però parliamone dopo. Ah, per quello c'ho le spalle là. Vediamo. Però... siccome so che le spalle da Kyokushinkai ho sentito in un video. Proviamo dopo. Oggi ragazzi vi vogliamo portare un contenuto che sicuramente se ne sta parlando un casino nell'ultimo periodo. Un'invenzione del Senpai Luigi, il Rasta Power. Un attrezzo che è fenomenale, lo stanno utilizzando tantissime persone. Sì. Ho visto che ti stanno taggando ovunque, in tutti i commenti. Senpai, è una genialata, è una figata. Poi adesso farai anche dei corsi in cui spiegherai come vanno utilizzati, come vanno... Cioè, come cavolo ti è venuta questa idea, Senpai? Vabbè, devo dirti la verità, l'idea mi è venuta perché mancava qualcosa nel movimento, perciò preparare gli agonisti e tutto, c'erano sempre dei limiti. E poi un giorno, una mattina mi sono svegliato, ho già detto... mi è venuta questa idea che non è quello definitivo, erano altri, è 10 anni che lo testo. Porca miseria. Sì, però è l'idea di fondo, cioè di avere una cosa con le corde. Mi mancavano dei pezzi. Quando usavo il martello mi mancava un pezzo che poteva essere la sicurezza, la tranquillità. Quando usavo il kettlebell mi mancava un pezzo che poteva essere fatto mi cade, rompo qualcosa. Vero. C'erano troppi limiti, io odio avere limiti, io nella mia vita non ho mai voluto limiti, io odio essere giudicato, io sono una persona liberale, allora ho creato un attrezzo libero. Il Rasta Power è libero, la bellezza del Rasta Power è un genio Senpai. E la cosa figa di questo, che l'hanno già visto magari in qualche video vecchio dove lo utilizzavano gli agonisti, è proprio l'intelligenza di avere comunque un peso addosso, ma non sulla schiena magari come sono i giubbini zavorrati che potrebbero darti problemi proprio alla spina dorsale. Quello proprio è nel caso del Centurion, che è proprio la cintura che abbiamo... Se aspetta lo prendo, guarda. La cintura che proprio abbiamo strutturato. Perché? Perché il carico quando si muove qua fa questo movimento basculante e dà lavoro sugli stabilizzatori. Allora l'ho sempre utilizzato per gli agonisti. Chiaro. Poi tante prove, alla fine ho creato il Rasta Power classico, che sarà quello che usiamo oggi, il Centurion, che è un optional soprattutto per i fighter o per chi non ama le zavorre messe secondo me in un posto sbagliato. Il peso va gestito qua, il corpo si muove da qua, il centro delle assi è qua, perciò anche nel karate questa parte è la più importante. Da lì ho riflettuto e alla fine, devo dire la verità, sono entusiasta. È quella la genialata del... Cioè... E poi la Wildbag dove lo arrotoli e diventa una massa di potenza. Domanda che mo vogliamo sapere tutti questa cosa, ma hai tutti sti nomi? Te li stai inventando te? Che non tipo il Centurion, Wildbag, la borsa selvaggia. Prima di Centurion volevo chiamarlo Gonnellino perché mi piaceva. Poi c'era il Tequandoni Rosa, la cosa mi piaceva. Però poi faccio, vabbè, dai, Centurion va bene, fermiamoci lì per ora. Io ho visto che tu lo utilizzi, a parte per l'allenamento fisico e tutto quanto, anche per condizionamento. Assolutamente. 1000 altre cose, ho visto che lo metti in una certa posizione, ci vai a calciare. Perché devi calcolare, una volta che poi lo arrotoli dentro la Wildbag, lui diventa una massa compatta. Aspetta che te la prendo. Ad esempio, questo è una Wildbag da 30 e passa chili. Porca miseria, quanto la cosa bellissima qual è? Ma questa cosa ci devi fare? Questa ad esempio è quella pure come colpitore per i fighter, perché tu tipo la usi come, logicamente con la presa giusta, però la usi come per tipo il posto del palo. Ah, ok. Per Gedama Wash.
Porca Madonna. La appendi, la lanci, fai quello che vuoi. Al contrario delle sacche appesantite normali non si rompe. Solo questo qua tiene 3-4 tonnellate. Perché a me piacciono le cose che resistono. Non solo i fighter, anche i becchini potrebbero. Cioè, mi viene in mente, ti abito a trasportare comunque. Si allenano per... Si sa mai, no? Cioè, comunque Assolutamente. è un attrezzo multifunzione. Multi. E questa è la cosa, la figata. Sì, e oltre ad essere multifunzione, che come abbiamo visto, per condizionamento, per l'allenamento fisico di per sé, è anche comunque come pregio che quello che lo usi sul tatami non spacchi niente. Ma oltretutto, ora Addirittura contro il muro lo lanciavi te. contro il muro, sul tatami, sul parquet, quello che abbiamo al dojo è il parquet Sì. di legno vero, perché a me piace per l'allenamento del karate il legno. E perciò... trattarci bene, ci piace. ci sbattiamo da 7 anni. Porca miseria, Tu sì. ora pensa una cosa, perché io magari non lo spiego, ma ora tu pensa a lavorare con una mazza da un martello da 10 kg, 15 kg, 20 kg, senza la gomma, senza la paura che ammazzi qualcuno, in un movimento totalmente completo. Vero. E lo sbatti per terra. È vero, geniale. Sempre 20 kg sono. E per di più è modulabile. Assolutamente. Cioè il non la- martello quello è, quello pesa. Punto, e ne devi avere 100. Sì, Di ogni esatto. cosa devi avere 100. Mani sporche. La sapore no, tu pure calli. Dimmi se ho calli. No, è vero, Hai più cavolo. calli tu di me. È vero, perché uso la Rassa sbarra. power. Io faccio solo sbarra. Solo Io non ho smesso Pensa di te, utilizzare tutto figata. ciò che non è il Rassa Power, non perché non ci credo, perché ho fatto una vita di allenarmi con le altre cose. Oggi non riesco più perché mi sento realmente Vero, completo quando vero. uso questo. Però la cosa dei calli aiuta però ad avere una mano più pesante. Non lo so. Io non la voglio Io mi ricordo una tua macchia, un tatuaggetto. Ce l'ho ancora la foto, la metterò in La sovraimpressione. mettiamo in sovraimpressione così, capitela. Non servono i calli per quei risultati. Io comunque nel frattempo ogni tanto do un occhio dietro perché senpai si sa mai che si vuole sfogare un Non po'. lo sto toccando perché mi ha detto che lui si è allenato, è pieno di dolori. È arrivato già con le scuse, è arrivato Però con la ho messo magliettina bianca con le scuse scritte. Ho messo le mani avanti e le gambe dietro. Così si sa mai. Aspetta. Cosa possiamo. 30 kg. 30 kg. È una persona, un ragazzino di 13 anni che Abbiamo lanciato. Ormai con Senpai Bruno, se qualcuno ha la passione della lettura, pensiamo sempre un po' a Don Chisciotte. Perché siamo un pazzo rincoglionito come me, vabbè lo sapete ogni tanto con un po' parolacce, e lui è il mio fedele assistente Sancio, Ormai che sa che sono assistente, qualcuno mi ha sì, qualcuno l'ha definito assistente, perciò ne manteniamo questi ruoli. Questo termine mi piace, il termine assistente. Ma la bellezza di Sancio qual era? Che lo sapeva che Don Chisciotte era pazzo, però la magia della pazzia, bravo. Follia. E ancora Siete non ho pazzi, visto niente. fuori di testa, è la cosa più bella, alla fine a 50 anni siete bambini. Siete pazzi ma non troppo. Non abbastanza. Sì, no, mai fare del male, È giusto. sempre nel giusto, no, nel Sempre nel rispetto degli giusto. altri, nella cura di se stessi e tutto. Però sempre gioia, allegria, quelli troppo seri, teneteli lontani, tanto si isolano da soli. Tra pazzi ci troviamo meglio. Ecco perché siamo sempre qua al dojo. Bravo. Si ritornerà alla coppia di C'è un po' sempre. di follia, pure la gente seria qua perde il lume della ragione. Ormai tutti abbiamo visto personaggi anche illustri che arrivano qua e perdono veramente il senso. Questa è proprio una cosa dionifiaca. Tra virgolette una cosa molto bella, uno dei nostri amici Andrea che ha un problema Che salutiamo, grande Andrea, il guerriero indistruttibile. Lui ha una malattia, ma che lui affronta con una forza incredibile. E lui mi fa: io con Rassa Power sono sereno, perché se mi cade non è un problema. Il Rassa Power diventa un amico. E vi dico un'altra cosa: quando noi ci alleniamo con masse di acciaio, che io adoro, elastici e tutto, dentro di noi insita c'è sempre una paura che mi cade sui piedi, rompo qualcosa, si stacca l'elastico. Ricordatevi sempre una piccola... Ricordatevi sempre, ragazzi, che gli elastici hanno un carico di energia tale che vi possono fare danni inenarrabili. Perciò quando usate gli elastici al muro affidatevi sempre a ganci di sicurezza. Un consiglio da fratello che vi do. Però io stavo sempre con la paura. Il Rasta Power ti toglie ogni paura, perciò lavori garantito con un 10-20% in più, che è la serenità.
perché se mi vola, sbatte ovunque, non succede niente, Perché lo se lanciavo al sbatte vetro sulla persona. o sulla persona, non succede niente. Tante Adesso volte glielo tiro a fa senpai. condizionamento ogni tanto. Sì, ma no, neanche, perché non fa dà proprio male. fastidio. Te lo posso che è successo che Che gli ho lanciato. lanciando quando sei stanco parte, ma è andato contro gli Contro specchi. gli Era voluto o no? È andato contro. Chi lo sa? È un aggravante. Era aggravante, era aggravante. Dai che cominciamo, facciamo un piccolo allenamento. A Erwin gli diamo le trecce nuove con le tricolore. Questo è il Le definitivo. senpai sono, Stupendo. però non sono rosa. No, Però è che le fate promesso. quando diventerà famoso Promesso. l'attrezzo Ci sarà un'edizione, quando faremo un'edizione con rosa, lo chiamerò Erwin. fenicottero, Fenicotter. Erwin. fenicotta pill. Ora cominciamo. Intanto un riscaldamento globale. Io consiglio sempre la rotazione perché lavorano tutti gli stabilizzatori. Grande presa delle braccia, arriva sangue alle spalle che sono sempre un problema, riscaldarle bene e lavoro. Perciò una ventina di giri, poi cambiate. La cosa buona qual è? Guardate, Vero. non succede niente. Vedi, molte volte questo lavoro si faceva con i kettlebell. Questi sono Con i kettlebell, e se ti parte quello? da 12 kg e per l'impatto di lavoro un kettlebell da 20 kg. Il problema del kettlebell è proprio quello che se ti cade ti Ma spacca. l'avete visto? Cioè questo non succede niente. E quello è il bello. Poi un altro esercizio che mi piace molto sempre sulle rotazioni è tornado. Ehi. Cambio. E Sam. Ora stiamo facendo un po' abbreviato, poi ci alleniamo con tranquillità. Un po' di bicipiti e pettorale. Vedete, quando lo lancio, in questo caso lo vado a prendere dall'asola, treccia davanti, questo è il lavoro vero, è il negativo, perché io lo devo controllare e poi lo devo spingere. E il lavoro negativo cade, non succede nulla. È molto enfatizzato con l'utilizzo del Rasta Power, anche il lavoro reattivo, cioè la reazione per i fighter sono i colpi, per gli atleti e la velocità di risposta. Andiamo a fare un po' di tricipiti. Io farei notare il bicipite del senpai Luigi che porca miseria, ragazzi. Perché molti non lo notano quando c'è il ghi, perché il ghi giustamente è Com'è il ghi snellisce? il ghi snellì. Questo è per i tricipiti. Parliamo sempre, sono lavori molto globali. Io lo sto spingendo anche con le gambe, con le dita dei piedi, mi stabilizzo, con gli addominali. Non sono mai movimenti statici. Poi appoggio sulle spalle. Con Centurion è molto meglio, che a me le spalle non piacciono, però a chi non dà fastidio. Apro e Su questo vai a lavorare sempre tricipiti? tricipiti, spalle, sempre intrattenuto gli addominali, perché faccio l'arco e tengo gli addominali in tensione. Sempre postura. Poi lo posso battere a terra. Lo posso fare in vari modi, o dalle asole, posso simulare un esercizio classico che si fa con i kettlebell, però completo, che quando tocca dietro non succede nulla. Vedete, se io sbatto acciaio qua mi rompo la colonna, Vero, guardate. porca miseria. E sono all'incirca come se usassi 20 kg. Quello quant'è adesso? Queste ora sono 9 trecce, però il peso non va calcolato su ogni treccia, ma nel lavoro, perciò nell'aumentare delle forze, perciò accelerazione, forza centrifuga, e tutte queste forze si sommano. Allora
poche trecce fanno il lavoro di tanti chili, perché realmente c'è tanta energia e come sentite anche cazzeggiando. Parlare non è facile con il Rasta. Sì, perché usa tutti i muscoli, vedete anche Vero. il flusso sanguigno come aumenta. Tutto. Guardate, beccatevi sta vasodilatazione del Senpai Luigi, ragazzi. Qualcuno direbbe che non è natural. No, ormai sono vecchio per quelle cose. Perciò la bellezza del Rasta Power è proprio questa, la sua modulabilità e libertà, perché alla fine posso fare qualunque cosa. Me li invento i lavori se mi va, non c'è qualcosa di sbagliato. Ok. Il Rasta Power non sbagli, se mantieni la postura va bene, punto, non puoi fare errori. E in più è sempre un peso che nel momento in cui non spingo più crolla, perciò non succede nulla, non ha forze autonome, non ha tensioni, non è che lo porto qua e continua da solo come un martello, lui si spegne, lo porto qua, si piega. È vero, perché è fatto di diverse trecce. È Quindi tutta energia, Sì. tutta energia, devo essere io a farlo muovere e io a tenerlo teso. Più è teso, più sembra una fiamma, più il suo lavoro è corretto. E realmente tanta roba, ma ormai penso che lo state vedendo. Sono venuti il dottor Trapani, Alessio Sacara, Luigi Busà, i ragazzi. Cioè che se lo usano loro e dicono che loro cavolo. che è un attrezzo comunque valido. Posso capire, magari io l'ho inventato, come si dice, ogni scarrafone è bella a mamma sua. Però abbiamo superato, penso, Adesso lo voglio provare, la Senpai. prova dello scarrafone. Adesso voglio provarlo anch'io, Senpai. Ora, una cosa importante qual è? Ora ad esempio il riscaldamento va bene, poi devi sempre calcolare una cosa, il Rasta Power più lo acceleri più diventa cattivo, perciò per riscaldarti fate pianissimo, poi accelerate al massimo, perché se ti vola non rompe niente, prendilo lungo, più è lungo più diventa cattivo e accelera, bravo, senti come cambia, ma non abbiamo aumentato peso. Sai cos'è che è un peso irregolare? È irregolare, bravo. Aiuta a stabilizzare Sai, bene tutti i muscoli. bravissimo. Fai 10 da una parte, 10 dall'altra. Il problema, Senpai, che io adesso ho messo la maglietta del Rasta Power. Sì. Io purtroppo sono molto grosso di braccia, tra un po' si gonfiano e non riesco più a tirare. Sono elasticizzate, tranquillo. Non riesco più a tirare fuori di. Porca droga! Se ci sta quello! Gli ho dato una S per fare il figo, poi guardiamo l'etichetta. No, non è vero. Non è vero. Ad esempio, un altro bello qual è? Rotazione, lo passi sopra la testa. Tornado. C'è una buona sincronia. La testa sempre dritta, è lui che deve salire. Fai un giro. Fai tutto il giro e poi lo fai salire. Uno, Lo faccio girare da lì e poi sale, lì sale. Bravo, boff. Accelera. E qui vanno a lavorare tantissimo, ad esempio anche i trapezi, il collo. Non so perché il collo lavora in una maniera incredibile. Poi mi faccio vedere per i tricipiti invece. Per il tricipite devi pensare, uno questo, sì. Ora qui qual è? Noi ora abbiamo il peso più è vicino al baricentro, più la sensazione sarà di controllo. Ora prova a fare questo, come quando schivi nella Muay Thai. Ok. Perciò guarda sempre dritto, le gambe più arcuate, perciò attenzione sugli addominali, non sui lombari. Così cado. Vai e vai, spingi, Così. vai. Oh mamma mia. Stiamo parlando di niente. Se non è un buon equilibrio, questo Bravo, ti forza ad avere bravo. equilibrio perché sennò. Ti forza alla struttura di lavoro. Stiamo parlando di 7 kg. Me l'ha spiegato un ingegnere, mio caro amico ingegnere Edoardo Zambruni, che l'ho fatto venire apposta perché io non lo capivo, io sono un po' ignorante. E allora faccio, Edoardo, mi devi spiegare perché funziona questo attrezzo. È stato qua col computer, mi faceva i carichi Newton, cose, mi spiegava. No, ho capito pochissimo, per ora mi fa le slide. Però mi ha spiegato che scientificamente è provato, l'abbiamo provato scientificamente, funziona. No, è una sensazione stranissima quando vai a. Senti gli avambracci. Sì, ma poi a parte che devi avere una presa. Allora, o c'hai delle mani da camionista che almeno riesci a prenderlo bene,
Uno per una dei persona messaggi più normale. graditi, una persona che stimo tanto, un artista marziale di spessore, credo internazionale, ma lo so, il sensei Marletta, uno che fa il tameshivare più impressionante che abbia visto in vita L'abbiamo mia. messo in qualche video. Bravo, dove io ne spaccava parlo i sempre tassi. perché io rispetto Sì. le persone che hanno dato la vita e che danno la vita per la loro passione. Perciò io parlo degli altri, non parlo di me. E lui quando l'ha voluto, io infatti lo ringrazio, e mi fa il lavoro che fa nelle mani, e io mi sono allenato con cose che voi umani non potete neanche capire, mi fa è eccezionale. E per me queste sono medaglie. Bello. Perché me lo dice una persona che ha realmente sa cosa è una mano e dove può arrivare. Vero. E se lui mi dice che fa tanto, per me è una medaglia, è una Infatti, cintura. tantissimo, oltre ai muscoli che vai comunque a isolare quando fai ad esempio tricipiti, in realtà lavora poi tutta una serie Tutta di cose, struttura. soprattutto appunto l'avambraccio, la presa. L'avambraccio e la presa è incredibile. Cioè, E questo anche perché io parlo sempre degli altri. Un giorno io chiesi a Shan Tsutomu Wakyuchi i pugni forti e lui mi disse, parlando con Sosai, disse se hai la mano forte i pugni sono forti. E allora da lì ho cominciato a inventare finché sono arrivato qua. E ora le mani sono forti, infatti tipo avevo fatto la presa e quasi già arriviamo al limite, senza calli perché bisogna essere forti e belli. Forte ma con le mani di faca. Bravo, che quando ti accarezzo sta mano può essere piuma e può essere ferro. Che spettacolo. Perciò le punte le Da qua? lasciamo fuori. Ora, occhio soltanto qui. Sì. Non che fa danni, però c'è E la vai. luce. Allora, non abbassare la testa, fai sempre muovere lui. Ora, quando lui arriva dietro, subito fai una contrazione addominale e fallo ripartire, ma non verso avanti, verso sopra. Ok. Così lavori i tricipiti, vai, ma aggressivo. Accelera, accelera, accelera. Più accelerazione. Senti il fattore sicurezza, che non ti preoccupi È se vero. ti scappa, non ti preoccupi vero. di niente se ti tocca. Inizialmente avevo paura del fatto che sbatte contro la Io schiena. ora ti Poi- faccio un esempio semplicissimo, logicamente non ti faccio male. Questi sono 4 kg. Porca miseria, sì, ti vai a spaccare. Sì. 4 kg. Noi lì stiamo lavorando con un carico in movimento di circa 15-20 kg. Ma poi si appoggiano piano, cioè si appoggiano. E perché me l'ha spiegato sempre l'ingegnere? È peso distribuito. Così sarà pure. Mi fai tapire scienza. Spettacolo, cavolo. Aspetta, è incredibile come ti va a stancare già. Ti devasta. Sì. È globale. Tu calcola che tipo io quando, prima di avere l'incidente alla spalla e poi la malattia all'anca, ho fatto un mese solo Rasta Power per in maniera aggressiva. Io dico dopo le 10-13 diventa violenza, perché poi diventa veramente cattivo. Cioè noi ora fino a 10-13 ti alleni, dopo 10-13 Impari a rompere. non fai male. Quando voi venivate qua io vi spaccavo tutti, è perché io mi allenavo con 10, 15, 13, 18, 13. Perciò quando io mi muovevo ste masse, quando toccavo, ma che minchia, era quello, non è? Era la potenza di il core. In America ormai si parla solo di core, core. Lavorarlo è complicatissimo. Questo lavora solo il core. Porca miseria. Infatti è incredibile. Lì parte da qua. Che serve anche sia per i pugni Per sia tutto. per i calci, perché Anche vai per andare vai a a girare. mare. Io ho perso 5 kg in un mese, voglio addominali così. Non ti ricordi tutti i tempi quando arrivavi prima della spalla che ero un mostro? Rasta Power. Già così sei grosso. No, è un Già anno così. che sono fermo. Già così sei grosso. Poi tipo l'esercizio più formante, infatti gli ho dato il nome dell'attrezzo, è il Rasta Power, l'ho chiamato così questo esercizio. Voi dovete pensare al martello, perciò tu pensa al martello e ora, guarda, facciamolo più pesante. Questo è un martello da 15 kg all'incirca, giusto? Perciò, each. Some. Go. Drop. Aspetta. Fai pensare. Allora, lo porti forte dietro. Stop. Puoi muoverti liberamente. Perciò, uno, boom. E scendi con le gambe in squat. Boom. E chiudi. Portalo dietro. Questa gamba, ora porti dietro e vai a 45 gradi e poi chiudi. Vai. 45, porta gamba dietro. Gamba dietro. Aggressivo pure dietro. Aggressivo dietro. Chiudi, aggressivo dietro.
Bravo, lavora a ruota. Vai. Più aggressivo. Vai. Non avere fretta. Ora il movimento l'hai fatto a minchia di cane. Combattimento. Ok. 1, dietro io gli do forza, non lo sollevo. Lo porto proprio. Vedi? Ok. E poi lo tiro avanti con gli E addominali. poi unisci le gambe alla fine, sì. Sì. E lì diventa brutale. Quindi Lancialo dietro, pensa. l'esercizio giusto è Lancia, bravo. Bravo. Destra e sinistra. Poi di qua, lo dico un momento. Di là. Aggressivo dietro, più forza dietro. Bravo, più forza. Vai. Scendi in accosciata. Vai, più aggressivo. Dietro, forte. E senza calli non fa male. no, si sentono. A volte anche ferro. Questo è un po'. Poi metti il Centurion, l'avete visto quando allenavamo gli agonisti. Per me tutti gli attrezzi sono utili. Io non è che sto dicendo questo è meglio degli altri. Ognuno si allena con quello che gli piace. Ora, domanda tecnica, senpai. Appena recupero. Cosa consiglieresti di fare come lavori quando si lavora con Rasta Power? Ti spiego. Si preferirebbe lavorare su ripetizioni o su tempi? Allora, il discorso è semplice. Cosa voglio ottenere? Se devo fare fiato, cardio e tutto, lavoro sui tempi. Se devo perdere tanti chili e mettere tanti muscoli, lavoro sulle ripetizioni e aumento le trecce. E lì decido a seconda di quello che farà lui. Per è uno che fa modulabile. sport però, da combattimento. Se fai sport a combattimento io lavorerei sui tempi. Ok. Perché lavorare sui tempi cosa ti impone? Intanto un controllo di tutte le fasce muscolari. Io dico una cosa, il fiato del Rasta Power è un po' di esperienza l'ho fatta, è il fiato più simile a quello del combattimento. Okay. Molto simile, non è perché correte se vi piace, fate la corda. No, anzi, la corda no. fatela per piacere. Però per me non servono. O fate Aikido. No. Non entro in ambito, io amo l'Aikido, amo la gente seria dell'Aikido e adoro come hanno il loro karateji è stupendo, io lo amo, bellissimo. Quando invece devo mettere potenza, allora più trecce e cattiveria. Okay. Ma tanta cattiveria. Il fiato è molto simile al combattimento perché? Perché io ho gestioni di movimento, trazione e rilascio. Perciò muovo, lascio e devo sempre ragionare su coordinare tutto il corpo. Vero. Perché se tu no, tante volte mi scrivono, perché mi fanno male le dita dei piedi? Bravo. Per compensare tu sei sempre là in equilibrio. Collo, perché mi fa male il collo? E questo perché va a creare un movimento così globale, così metabolico, che anche la respirazione diventa molto simile a quello del combattimento. Si può dire che è un'energia ondeggiante? Sì. Perché arriva molto... Io la chiamo un'energia morbida. Tu devi calcolare, allora, sì. Tutti quando pensiamo alla potenza, pensiamo all'acciaio, la durezza, quella è durezza. La durezza con determinate vibrazioni e tutto, prima o poi crepa, si rompe. Okay. Una struttura per essere forte, potente, deve essere morbida. Perciò quando io prendo un doge da Mawashi, se sto con la gamba piano piano tutta così, tu me la rompi l'articolazione. Anche che io i muscoli così. Se io la mia gamba io non lo sento, ma non perché tu tocchi duro, perché assorbe e rilascia. Okay. Quella è la potenza. La potenza deve essere gestibile. Okay. In più cosa c'è? Quando si parla di potenza, non c'è potenza senza controllo. Il troppo controllo abbassa il limite della potenza, ma quando tu hai un attrezzo che, facciamo una minchiata, o puoi tirare su un vetro, no, rifallo. Mo si spacca il vetro, ti immagini? Speriamo di no. Se tu hai un attrezzo, ti facciamo. Cioè, ma è incredibile. Io ho visto gente. Non sono infrangibili. Appunto. Non lo diciamo, che ma un'altra cosa. Non rompe il sacco. Provate, date gli due martellato un sacco con anche un martello da 3 kg. Porca miseria. Perché io ho visto gente, calcola, anche a fare shadow boxing davanti allo specchio, gli parte magari il pesetto, si spacca tutto. No,
Questo l'hai visto che l'abbiamo fatto? Mica, l'hai tirato contro il vetro. 8 Io? kg, no, più di 8 kg. Questo sono 9 trecce, sono 10 kg all'incirca. Ricordati una cosa, Henry. Se io dico una cosa, uno è perché l'ho provata, 2 perché l'ho fatta provare, 3 perché ci credo. Tante persone, e mi fa piacere che me lo dicono, mi va senpai, io capisco perché può costare un po', perché una manifattura è fatta a mano. Però mi dicono, senpai fa, io ci credo a quello che dice. Io per 4 spiccioli non venderei mai, non proporrei mai qualcosa che non uso, perché la mia Solamente dignità, per fare la mia business, dignità, certo. il mio onore vale più del denaro. Perciò se io questo coso qua non lo amassi, io non ve ne avrei parlato. Questo coso qui esce da qua dentro dopo 10 anni, lui lo sa. Alessio Sacara mi ha detto di farlo, perché io sono un po' umile, un po' strano, ma io lo usavo per noi e basta. L'origine è questa. L'origine sì, questo non serve a niente. No, questa è la storia del Ma quello non serve a niente. La storia Sì, non del lo Rasta Power. Ecco la prima treccia del senpai. Funzionava. Che non funzionava, questo non serviva a niente. No, no. E dopo 10 anni. Questo è per me. No, quello è morbido. Però Quello è per Capodanno. si è cominciato a lavorare da lì. Pensa a te. Perché era sbagliato, fino a che siamo arrivati al definitivo, che è quello che hai usato tu. Ma il discorso qual è? Ragazzi, se non fosse per me realmente qualcosa di prezioso, io non ve ne parlerei neanche. Chiaro. E ammetto le mie colpe, io ero diffidente. Lui era diffidente. Io ho iniziato a usarlo non più di 4 mesi fa, 5 mesi fa, se 6 mesi. Perché hai fatto una vita a fare determinati allenamenti e hanno funzionato, perché... Ovviamente con la mia esperienza, preparatore atletico tutto, ho detto scusami un attimo, cioè, Ma di che minchia può stiamo essere, parlando? può non essere, poi ho detto cazzo, è da stupidi, cioè io non posso entrare in casa tua, tu sei rumeno, tua mamma cucina rumeno, non mangio mai perché la cucina rumena non mi piace, cazzo un giorno mi devo sedere e dico signora mangio Proviamola, e proviamola giusto. com'è. E così ho fatto io. Basta, sì. E ho detto basta, e non sto usando, e io sono veramente tutto scassato. E con questo riesco ad allenarmi. Per tutte le età, per qualsiasi No, per dolore. tutte le età veramente, Rasta perché- Power. Compralo su! Il link in bio! Il link in bio. Poi ti spiego se. Sì, io non ne capisco niente. E quando mettono la descrizione. Ah, ok, il link in bio. Non è che vendono cagate. Sì, no, no. Il mastrotta, però il concetto è proprio quello, cioè io è veramente poi la sicurezza, cioè c'è in giro persone, tu pensa le scenette veramente da YouTube in cui quello carica i pesi, toglie un disco, cade, l'altro si fa male. Qua se lo lancia e tu sei lì, ti arriva sulla schiena, ti giri, al limite gli dici 2 parolacce, ma non può farti male. Ora ti dico una cosa, noi ora abbiamo fatto una prova per spiegarti, fare dire, ma quando tu carichi i numeri giusti, 12, 15, 18 trecce, ti rendi conto che è brutale. No, Ti rendi conto realmente che è brutale. Cioè, No, ma immagino, cavolo. poi io non so se... Ora qua parli di... Guarda che roba. Qua siamo... non lo so, lo sai. Quello è 1, 2, 3, Terminator. 4, 5, 6, Mamma mia. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Io mi allenavo con queste prima di stare male. 15, 16, 14. Quando tu provi un movimento Rasta Power con un animale così, ti rendi conto che se tu lo usi per un mese esci da qua dentro che vibri, tipo che sei fatto di uranio. E se pensi 16 kg di massa Niente stiamo statica, parlando. Esatto, non È è ridicolo, non stai è parlando di statica. niente. Non è statica. Sono pochissimi questo chili. ti ammazza. Prova. E se non tiri non si alzano. Io ho provato, non si È alzano. cattiveria, Porca miseria. è violenza. Devo riuscire ad alzare. Minchia, ma come cazzo fa? Fammi vedere. Aggressivo, molto aggressivo dietro. Sei un professionista e fai Wing Chun. Molto... Bravo, vai. Lo senti? Al terzo sento già che. Ma tu ti rendi conto che significa fare una preparazione così? Mamma mia, senpai. E c'hai solo 16. Avete capito perché i ragazzi di Senpai Luigi quando vanno a combattere? Ma c'è queste robe che dovrebbero essere bandite, così come bandiscono il doping, le sostanze dopanti. Dai, uno che c'è questo ovviamente è avvantaggiato. Pensa che vero. questo qua adesso te lo carichi, apri il baule e lo butti dentro. Sì, poi una cosa bellissima è questa, tipo anche devi andare in vacanza, ora faccio un esempio stupido però si può fare bene. Ah, tu qua dentro ti ci metti, qua ci sono 22 trecce, è grande, io non vi dico 22 assai, però col tempo pure 100. No, ti ci metti la cintura là dentro, le cose,
o prendi e lo carichi in macchina. fai Può sbattere, non rompe la macchina, non rompe le cose, arrivi a mare, te lo apri, usi quello che te lo richiudi e c'hai tutto il tuo allenamento qua dentro. Poi ricordiamo una cosa che poi, porca miseria. Piede. sul piede. Vabbè, sul tuo piede non vale. Fallo sul piede. Ok, sì. Sì, ma stai parlando di 30 kg. Porca miseria. Prendiamo, Ti prendo un facciamolo kettlebell da col 5. kettlebell, vado a prendere il kettlebell. 5. No, lasciamo. Ti prendo un kettlebell da 5. No, vabbè. Devi capire questo, fido. questo è. Porca miseria. È Poi stupendo. la cosa interessante, la cosa figa. Non lo segna nemmeno poi. No, ma la cosa figa appunto del Rasta Power è il fatto che la gente poi, volendo, puoi comprarti solamente le trecce, aggiungi peso. Assolutamente. Allora, io Quella è la cosa figa. Una cosa, qual è? Ti faccio un Parti esempio. con 5 kg. Bravo, ecco. Una persona aveva comprato 6 trecce. Perché io sto quelle usate che giustamente per i test non le puoi poi mettere nuove. E mi fa, Senpai, me ne mandi altre, siccome ne aveva 2 da sostituire, che se ve le mando non dico, vabbè che sono usate, però faccio no, te le rimando, però fai una bella cosa, aggiungile prima di rispedirmele. Il messaggio che mi mandate è stato, aggiungere 2 trecce in più è come se avessi cominciato da capo. Perché tu ne aggiungi una ogni volta, dopo un mese, una. E già dici, Non è come perché? aggiungere un disco. No. Proprio è come aggiungere un disco al quadrato. Sì, Perché esatto. quando lo muovi, via, veramente. Perché qua c'hai un peso, qua c'hai tutto un altro peso, c'è qua ancora peso. Sì. Che ti danno un bastone, il bastone lo tieni a metà, lo tieni così, se lo tieni di punta dritta. Bravo. Tutta un'altra. Porca Il miseria. film è questo. Ti dà una potenza incredibile, perciò anche che uno dice me ne prendo 5, poi ogni mese me ne compro una. certo. A fine anno c'hai un bel pacchetto da 20 trecce. 20 trecce, ragazzi, uno deve avere poi la wild, la cintura e fai 5. Poi passatempo 10, 20 e lì sei un dinosauro. Cioè. Io penso che se uno si allena con 20 trecce, ancora non ci sono riuscito a fare un allenamento con 20 trecce, tranne che col movimento Rasta Power. Negli altri è quasi impossibile. Quando fai tipo il tornado che te lo fai girare poi Mamma sulla mia. testa, il trapezio che deve Sì. stabilizzare tutto, sennò vai in avanti. Sì. Impressionante. in- C'è niente per il trapezio. E poi per i fighter la bellezza qual è? Che quel cardio lì è un cardio potente. Vero. Non è un cardio stabile, lo scatto, è un cardio di potenza, di muscoli, di gestione del movimento, di tenuta. Mentre fai il Bravo. lavoro aerobico, definiamolo così, perché non riesci a fare un lavoro proprio aerobico. Stai Perché facendo non una cosa puoi fare 20 propedeutica. minuti a chiacchiere, ma se prendi fai quell'esercizio che fai 20 minuti e metti l'orologio e noi ce ne andiamo e torniamo, non ti troviamo. No, 20 30 minuti secondi, non puoi, 40, non ce la fai. Se ora vi sembra un po' stanco, ragazzi, io lo capisco. Uno, l'attrezzo è pesante. Io sono stato male un anno, mi sono allenato da seduto con il Rasta Power, devo ringraziare che pure da seduto però giustamente non sono preparato come ai tempi dei vecchi cosi. Però gli faremo ancora male, con meno fiato ma più dolore. Ce l'ha proprio la cosa di farmi male in ogni video sempre. Lo amo. Tutti volevate vedere un video di Erwin che soffriva, lo sappiamo. Oggi- E oggi avrete il video di Erwin che soffre. Noi solitamente per contro il muro, allora devi decidere. Io nel periodo te l'ho detto che venivi tu e tutto, perciò stavo veramente bene, non avevo avuto incidenti e tutto. Io lavoravo con minimo 14 trecce. Ora tipo noi stiamo facendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, che già sono tante. E poi il bello del muro, qual è? Ora giustamente voi dite, Senpai, c'è il tatami, però c'è già un ragazzo che ha fatto i video a casa che giocava al muro. Allora, basti pensare che l'hai lanciato prima contro il vetro. Il vetro, bravo. Porca Quello, miseria. Lavori che fai contro il muro, poi Erwin, sai, di solito cosa si usa? Si usa la palla va, ti torna, a un certo punto l'atleta ovviamente performante la lancia, l'aspetta. Poi invece ti cade dritto, cioè la lanci con tutta la forza. lo devi che hai. raccogliere ogni volta. Quindi devi andartela a prendere. Ogni volta scendi e fai squat. E là E fai squat. Ora pensa con un Centurion da 12-15 trecce, che sono miseria. all'incirca 20 kg, che quando scendi si muove. Quindi per E tu lo devi regolare. Perciò devi stabilizzarti. quando lo lancio, io qua uso solo gli addominali. Ok. Poi
corso Quindi è classificato. è l'esercizio che facevi prima, Addominali. però non contro il muro, contro il... Ok. Perciò quando arrivo a questa linea qua, chiudo con gli addominali. Più forte. Ok. E anche più vicino puoi stare. Vado a tirare. Puoi stare più vicino. Più vicino? Sì, perché così arrivi prima e devi tirare di più gli addominali. Ok. Ok. La differenza dei muscoli che usi quando lo lanci per terra e contro il muro? Nel caso del lancio per terra il lavoro è completo, perciò vado a scendere e vado a usare anche la gravità. Ok. Qua no. Ah, qua È solo sì, addominale. Perché non vai a usare... Però questo. non ho la potenza che mi serve lì, perché io qua, ad esempio, guarda, io qua smetto di spingere perché sono arrivato. sì. Invece a terra io qua continuo a accelerare. Chiaro. Perciò sono proprio lavori diversi. Mamma mia. Potenza Me lo e so- lo lasci giù, lascialo giù, così ogni volta cambi mano. Ok. Boh. Più cattivo. Deve arrivare. Deve arrivare dritto. Vai, più vicino, rimani con le braccia lunghe, in modo che solo addominale, vai. Lavora con l'addominale, sei vicino e lavora con l'addominale. Vai, Così. vai, respira sempre. Non fare questo. Dopo un po' però... Lo so perché ti devasta. Dopo un po' è pesante. Però tu pensa. Io dovrei cominciare tipo con 4 kg qua. Sì, ora questi 4 sono chili, tanti, questi sono tanti, però Almeno per imparare a fare bene il movimento. il senso qual è? Che hai un attrezzo libero di gestirti anche le varie altezze. Io lo gestisco su ogni Spettacolo. altezza e su ogni altezza lavoro una parte di addominale diversa. È la stessa Se tu lo cosa- fai ora qua, noterai che lavorano questi, perché la chiusura è a 3/4. Cioè, ti sei studiato tutta una serie di cose per... Dottor Erwin, provi. Aggressivo, sembra aggressivo, aspetta che ti prendo quello Vai a piccolo. chiudere diversamente. Viene da 6. No, è bravo, poi ti passa la paura dopo 3-4 volte che lo usi. Aggressivo, molto aggressivo. Prendilo. Bravo. Niente succede. Vai. Fallo correre dietro. 5 minuti già demolito, Erwin. Non riesce a... Tu pensa che se dovessi utilizzare una palestra e tu lo fai contro una persona, Sì. te lo butta addosso per sfiga. Cioè, Vero. Non succede niente, ma caro. nulla, Nulla. Incredibile. Perché vero. peso distribui. Pensa che stai lavorando, ti passa il solito demente in palestra, c'è sempre il demente che ti passa davanti, lo tocchi dentro. Prova a toccarlo dentro con un manubrio, anche solo con una palla mitica che No, la lanci. ma io l'ammazzo un cristiano. Terra. Porca. Lui me la tira come l'ha tirato contro il muro, io sono in mezzo, boom. Sì. Ma non mi succede nulla perché Vero. quando impatto la forza si Si apre, il peso Si apre si in ogni distribuisce. treccia. Anche col martellino piccolo. Il passatempo di Senpai Luigi è Non succede è niente. un antistress. Di stress, sì. Allora, Per quello io sono sempre felice, perché non è una cosa sta il fare. passatempo preferito di Senpai Luigi è provare a rompere le cose con Rastafari. Sì, e lì ti rompere proprio. E lì si rompe con la B, quella così. La B com'è così? Mettiamo le immagini di quelli La che ci binga amano, La ingrassata. B così, proprio per là. le immagini di quelli che ci amano e noi No, noi amiamo a tutti. Vogliamo Io bene a le tutti, odio. anche quelli, Sì, anche a quelli di Jet Kune-Do. a tutti. Tutti, Io li amo tutti. Io a tu tutti lo sai voglio che io bene. mi piacciono tutte le altre. Anche Se i fan di qualcuno Bruce mi Lee. vuole bene, la porta è sempre aperta. Anche Bruce Lee. Anche no. come? Volevo dirti, Io sì, a con me una piace. palla anche di sabbia, se tu per farla Sì, cadere no, la lanci, non calano i tetrabocchetti. lei cade perché non rimbalza di sabbia, ma al terzo tiro Si rompe tutto. questo non scoppia. Vero. A me un ragazzo che ha la Geniale, white se bag fai. mi ha detto, mi fa, lo sai che figata è? Mi fa che lui è una palestra. Mi fa, come non si rompe?
Mi fa io con le sacche, solo che se lo tolgo alle spalle e le appoggiano, dopo un mese devo buttare tutto. Geniale. Ma quello ce l'ho da 6 mesi, fai nuovo. A parte sta chiacchierata che poi da tanto che mancai, quindi a me fa piacere Ma rivederti. che famiglia, noi ti amiamo. Ci scriviamo spesso perché Noi amiamo Erwin Fetta più. Io penso che persone. Ragazzo. No, questo è serio che lo dico. Io penso che persone come Erwin e anche quelli che credono in questo mondo dovrebbero essere da noi vecchiacci, dovrebbero essere stimolate, aiutate, sovvenzionate, perché io vi posso garantire una cosa, che se questo ragazzo e anche altri ragazzi che voi sapete decidono di darvi una mano, da quel giorno la vostra vita lavorativa cambia. Perciò a queste persone non gli si deve dire solo grazie, si deve fare qualcosa per loro, perché non è giusto neanche che cambino solo con la passione e la gioia di sentirsi dire bravi. Questo ve lo dico con il cuore, infatti lui sa che ci sono dei progetti e lui è il mio primo pensiero, perché lui mi ha dimostrato l'amore e chi fa l'amore con il lavoro che fa genera sempre meraviglia. E io posso garantire che la prima forma di pubblicità, penso oggi, che qualunque dojo o palestra dovrebbe utilizzare non sono i volantini o le stronzate di una volta, ma sono ragazzi così, che hanno un cuore d'oro e una professionalità, capacità acquisita bravo, sul campo poi. bravo, e con tanto sacrificio. Sbagliando, facendo gli errori, ma è normale, chiaramente. non c'è nessun mega professionista che è partito e ha fatto il botto. Cioè, alla Chiaramente. fine uno sperimenta e trova Erwin, la sua casa, il suo sì. metodo. Ci si prova comunque sempre per intanto far appassionare sempre più persone. Allora, la mia idea è sempre quella di, se io vado a prendere un pubblico di solo quelli che praticano, non vai avanti, tu devi cercare di portare dentro persone anche all'infuori. Dobbiamo far entrare a casa nostra gli ospiti. Esattamente. Dobbiamo smetterla di avere paura, di ghettizzarci, di fare. Dobbiamo aprirci. Io ho 50 anni, ma io mi sento un ragazzino, tu la mia storia la sai e la sai completamente, come pochi. E perciò sai che quando parlo sai cosa voglio dire. Gli altri spero che capiscano che non sono un gialtrone, uno che ha bisogno che non ha bisogno di niente. Di affetto sì. E quello vi devo ringraziare perché mi avete riempito di affetto e stima e mi state donando una vita meravigliosa. E questo è grazie a Erwin, perché il mio dojo è chiuso, il mio dojo ha quei pochi alunni, perciò. E però grazie a lui ho scoperto un mondo di persone meravigliose, io questo lo stimo. Ma questi ragazzi, e soprattutto Erwin, hanno messo il cuore e il culo. Perché io la prima volta che lui venne qua gli dissi di qui di lì, lui è stato un gran signore, mi ha fatto vedere quello che aveva fatto con i video che hanno funzionato. Io faccio, ma sei scemo? Poi mi sono vergognato di averglielo detto perché ho sbagliato, perché quello che gli ho detto subito dopo, io ti ammiro, non sei scemo, io ti ammiro. E io lo so che lui arriverà lontano perché se lo merita. E se siete furbi, mettetevi in fila. E onorateli questi ragazzi, che questi qua cambiano il mondo, no? Noi vecchi che avevamo tutti i maestroni, non serviamo a niente ormai. Dobbiamo già pensare, ai vermi, non abbiamo concluso un cazzo in 50 abbiamo mandato anni. al mondo alla rovina. Bravo. Dove non si sparano. Sì, Che schifo. Perciò loro sono la magia. Sì, non puoi farmi emozionare nei miei video. No, è la verità, Erwin. Poi ti picchiamo, poi torni come prima. Quella è la forma d'amore più sincera. Sì, quello è vero. Il dolore. No, quello è vero. Comunque, un piccolo messaggio realmente per le persone intelligenti. Investite su questi ragazzi, garantito. Se vanno male le cose, mi dite quando avete detto, ve le do io. Ma perché so che vinco. È una vittoria sicura. Perché vi garantisco che da quando questo signore ha fatto un video e io non sono maestro, lui li ha visti i miei titoli, lo sa che io sono maestro, ma io non mi reputo un maestro. Io ho la fila di richieste a cui devo dire no e mi dispiace, ma se fosse il mio lavoro sarebbe cambiato da così a così. Perché ragazzi, questi hanno le magie e noi vecchi non ce le abbiamo. E se posso aggiungere una cosa, Senpai, tanti messaggi che sono arrivati di non gente esterna, ma proprio gente interna alle discipline marziali, anche quando abbiamo fatto il video assieme, che sai, solitamente quando poi una cosa diventa popolare tutti quanti escono fuori, ma io ero maestro prima, io sono il vero maestro di, che tutti mi dicono, vieni dal mio maestro che è il vero cintura nera di Kyokushin e tutto quanto. Anziché, no, ma non è questo, Senpai. Il fatto è
anche per la gente interna, ringraziate magari personaggi come Senpai Luigi, come Senpai Bruno. Mi dovete ringraziare. No, per un momento, io per la divulgazione, ma se ci sono maestri così come il Senpai Luigi, Senpai Bruno, che hanno fatto diventare questa disciplina insieme ai video, insieme ai loro trascorsi, alle loro passioni e tutto quanto, dovete dirgli grazie anche a loro. Non, ma non è un vero maestro, ma ha fatto parlare. Ma non sono un vero maestro, sì, avete ragione. Ha fatto parlare del Kyokushinkai. Se mandati i cessi per Natale, io li piglio, lo sai tu che il discorso e non ho neanche allergie alimentari. No, mangio tutto. La porta è aperta anche per i cessi, se vogliamo. Caro, ama a mangiare a Natale. Un bel maialino no, ma il discorso è quello. Tanti maestri che dicono ma no, vieni da me in palestra che il mio è un vero maestro. Faccio, ma perché dovete fare? C'è sempre sta roba qua. Ha fatto parlare del Kyokushinkai il Senpai Luigi e la gente si è appassionata. Dite grazie, perché per forza di cose indirettamente, grazie ai miei video, grazie al Senpai Luigi, Senpai Bruno, anche i vostri dojo saranno pieni. Io sono perché contento. C'è gente che si appassiona. Più persone mettono il kanji, più persone cominciano a conoscere il Kyokushinkai. Io ho parlato del Kyokushinkai solo per amore, e io ho parlato del Kyokushinkai per amore al mio maestro, che reputo l'unico maestro di Kyokushinkai, perché io non sono un maestro, e non sono manco uno di quelli bravi, che è Shan Tsutomu Wakyuchi, punto. E per me lui è il mio monumento, è il mio punto fisso, e io sarò sempre fedele a lui, perché la fedeltà a lui vale più di qualunque cosa, del denaro, di tutto, non me ne frega niente. Perciò per me conta solo lui. Però, anche che non siete allievi di Shan, è bello che Kyokushinkai cresce, però dobbiamo essere seri, dobbiamo raccontarlo con serietà, dobbiamo fare passare il messaggio che vuole fare passare Sosai, che fanno passare i grandi veri maestri come Shan, che è la bellezza, l'impegno, la dedizione, il rispetto, la cortesia, perché i ragazzi oggi guardano noi che siamo più grandi per avere degli esempi, e non possiamo essere gli esempi sbagliati a 50 anni, perché siamo ridicoli, non per male. E soprattutto fare ste battaglie, no? Quello, però io sono settimo dan, io sono ottavo dan, sì, però io sono stato in Giappone, sì, ma io ho fatto la vacanza con... Cioè, anche quella roba lì. Non c'entro neanche in queste stronzate, io dico soltanto impariamo a essere tutti rispettosi, soprattutto dei campioni, soprattutto di chi ha fatto la storia, soprattutto di chi che ha portato risultati, soprattutto di chi non c'è più. Impariamo a essere rispettosi, perché così cresciamo tutti insieme. A me tante volte mi scrivono ragazzi, ragazze anche, che sono allievi di persone che non sono allievi di Shan. Io dico sempre: mi saluti il suo maestro. Con tutto che alcuni so pure che parlano male di me, ma non mi interessa, ma io a un ragazzo gli devo negare la... Trovate un altro maestro. A un ragazzo io gli devo negare la meraviglia del Kyokushinkai. No. Però tanti lo fanno. Ma io abbiate dei sogni. Perché vedono le persone con banconote che camminano. A me questo è un discorso che abbiamo fatto tante volte, però purtroppo tanti maestri hanno paura che... Sono arrivato a 60 anni, il primo corso come istruttore l'ho aperto nell'86. Ho dovuto lavorare 43 anni in fabbrica, perché se mettevo al primo posto il denaro avevo le capacità di poter tirarci fuori uno stipendio, ma non mi interessava. Cioè non volevo essere dipendente dalla mia passione. Io ho chiuso il dojo, lui lo conosce, il mio vecchio dojo, dove avevo tanti iscritti. Perché? Perché era diventato un lavoro. Che tu pensi ancora prima dell'esplosione del Kyokushinkai? No, io ti parlo del 2009, 2010, 2011. Ancora in Lombardia l'unica persona che conosce il Kyokushinkai era pensa adesso, ci hai mai pensato adesso dovessi aprire un... No, non lo aprirò, perciò state sereni. Perché ci sono già i maestri, gli altri maestri sono porca. Spero di no, se mi metto a lavorare, io non c'ho voglia. Stiamo rovinati. Io non c'ho voglia di lavorare, io voglio star qua a dormirmi, farmi 2 birre. Oh, lo sai, Henry. Basta lavorare. No, però mi è piaciuto, state tranquilli, non lo apro. Non glielo faccio aprire, Il mio sogno lo sapete qual è? Perché giustamente gli anni passano, per Bruno un po' più velocemente. È che sono partito prima. Sta arrivando le cose. Gli è piaciuto partire prima. Ciao prima. No, il mio sogno, lo sapete qual è? Che magari fra 20 anni, 30 anni, speriamo magari
dei pochi miei allievi, perché ne ho sempre avuto, ora ne ho pochi, prima ne avevo di più, magari faranno lezioni di Kyokushinkai e parleranno di Shan Tsutomu Kyuji, parleranno di Sosai, parleranno magari alle volte che gli raccontavo aneddoti sul Kyokushinkai, sulla forza che mi ha dato nella vita, perché io non è che ho vissuto sempre bene. E il Kyokushinkai per quello ci tengo tanto e per quello non lo voglio rubare o non voglio. Io quando mi scrivono ragazzi, ragazze che so che me lo dicono, perché io glielo chiedo sempre. No, mi dico, da Tizio, mi faccio una cortesia. Di chi sei tu? Sì, no, faccio con chi si allena, perché è giusto che lo sappia, che io lo sappia. E io gli dico, sono felice, mi saluti il suo maestro tanto. E io so che magari quella persona il giorno prima ha detto puttanate, perché i ragazzi mi raccontano tutto. So tutte le stronzate che andate dicendo, le telefonate, i messaggi. È patetico. Io non ve lo consiglio. Ma non per me, perché a me non me ne frega niente totalmente. Neanche alleni, tra l'altro, cioè neanche lo fai No, ma lo sai a me perché mi dispiace, perché i ragazzi che si affidano a queste persone che hanno altri problemi non capiscono poi la bellezza del Kyokushinkai, di questa forma di karate. Ti perdi il sogno. Bravo. E a me dispiace quando ci sono queste cose, perché a me non avete idea di quante volte ho pensato spirito forte. Momenti in cui veramente, ragazzi, io non vengo dalla fortuna, vengo dalla sfortuna. E spirito forte. Sosai cosa avrebbe fatto? Shan cosa avrebbe fatto? Oppure avere la fiducia nel mio maestro, perché con una parola. Ragazzi, sono cose importanti, veramente. Sono veramente importanti. Le cinture sono stronzate. Lui le sa le mie cinture, quelle dello Stato. Poi fatevi un esame di coscienza. Quanti maestri in Italia parlano così come dovremmo farlo tutti. L'umiltà che c'ha il senpai Luigi di dire queste cose. Dovremmo farlo tutti, così dojo, sì. Anche fosse cintura bianca, avrebbe comunque da insegnare. Che non lo sono. Io ogni tanto mi sposto perché il senpai Luigi quando è felice colpisce, non si sa per quale motivo, quindi quando lo vedo che fa così io mi tolgo. Io sono veramente felice che oggi è venuto Erwin dopo tanto tempo. Tantissimo tempo, per fortuna. Però vi posso dire una cosa, non è il tempo che fa il rapporto di amicizia, è l'affetto e l'amicizia. Per me non è mai cambiato un secondo il fatto che lui giustamente ha avuto altri impegni, altre cose. Per me l'amore che ho per Erwin non... Ma Erwin, ma non vai più dal senpai Luigi? Che è successo? Come mai non vai più dal senpai Luigi? E dicevo, ragazzi, prima o poi ci andrò, perché la gente poi si fa tutti i film, no? Perché hanno visto giustamente. Sì, ma hanno chiesto a me, cioè io lo amo. Tutta una serie di video insieme, cioè di fila per tanto tempo. Poi hanno visto, esatto. Il concetto veramente, non pensate che ci sia una lotta interna. Esattamente. No, ma c'è una famiglia qua. Anzi, anche se non si registrava, ci si sentiva tutti i giorni comunque, ci si sentiva messaggi vocali, cose. Quindi siamo sempre uniti, sempre insieme. Che vogliamo è di far diventare, ad esempio nel caso del Kyokushin, che è sempre stato, cioè l'Italia è un paese come gli altri paesi, bello, con i numeri, con l'amore, col rispetto, ma anche solo come in Francia e in Spagna, cioè riuscire a vedere gare con 200, 300, 400 partecipanti. Cioè, il fine è quello, il fine promozionale, non è aprire dojo a manetta io e lui, o mettersi cintura, o mettersi, cioè io mi sono tenuto la bianca di Kyokushin perché volevo farmi la bianca. Però diciamolo, dai, propositi 2025, senpai Bruno cintura nera di Kyokushin. No. 2025 non lo so, però senpai Luigi finalmente magari riuscirà ad avere il secondo dan. Finalmente magari senpai avrà il secondo dan rilasciato da... Per lo Stato ne ho di più, perciò posso insegnare per chi si preoccupava che non potevo insegnare. Non so neanche di che parlano mischini. Io l'ho visto proprio l'attestato di senpai, quindi... Posso insegnare? Non dire danno, non dire niente. Non dico quanti, ma sono tanti, ragazzi. Cioè ci fai tranquillamente gli esercizi su un rasta. Bravo. Anche questa cosa, queste lotte banali, evitiamo, facciamo la pace di nuovo, anche perché io non ho mai avuto niente nei vostri confronti, non me ne è mai fregato niente, però impariamo a comunicare, a capirci, impariamo a spingere il karate
karate. Io mi alleno con Sensei Luigi Busà, togli che è oro olimpico, togli tutte queste... Non lo so perché al dojo vengono queste persone importanti, non me lo chiedete, non lo so. Però vengono. Però il senso qual è? Il karate. Imparo, insegno e cresciamo tutti. Quello deve essere la cosa importante. Smettiamola di se abbiamo da dire una cosa è giusto che la diciamo, è giusto che otteniamo una risposta sempre nell'educazione e nel rispetto, poi si può andare d'accordo o non si può andare d'accordo. Ma queste cose che fanno pensare alla gente che abbiamo cose personali tra di noi, sì. Io non so, prendiamo lo sport per quello che è, per la passione. Noi viviamo qua dentro. Sì. È incredibile come poi ogni volta qualsiasi video col senpai Luigi e il senpai Bruno finisce sempre sul profondo rosso ed è per questo che per il prossimo video, ragazzi, vi prometto un video insieme al senpai Luigi e al senpai Bruno su come demolire un pugile. No! Allora, io amo pugili, lottatori di Aikido, paghiamo proprio, no, solo con questi problemi enormi. Promettiamo sto video come demolire un pugile con il Kyokushinkai. Ci vediamo al prossimo video. No. Io penso sia sempre corretto che quando si ottengono le cose, si fanno delle cose, non si deve dire sono bravo, che è giusto, ditevelo, serve a darci forza, però bisogna anche ringraziare chi ci ha portato fino a dove siamo arrivati. Io devo realmente ringraziare Erwin perché lui è arrivato qua, perché il mio dojo era chiuso e oggi si è creato questo rapporto bellissimo che ho con voi e mi riempite di affetto e stima. Devo ringraziare anche i ragazzi di Primo Dan che sono nostri amici. Noi funzioniamo così, noi siamo un gruppo, alla fine ci vogliamo bene, litighiamo, siamo sempre la stessa famiglia, mangiamo sempre insieme. Non abbiamo mai litigato, sempre. Bravo, no, nel senso che qua tutti vogliono che litighiamo, ci prendiamo a pugni. Certo. Facciamo finta che litigano, non litigano, sono amici. Anzi, è stato lui a parlarmi di loro, figuratevi. Perciò persone stupende. E poi devo ringraziare tantissimo un'associazione Asimandova nella figura del presidente Pappalardo che ha creduto in me, ha creduto in un progetto, ama il karate, aveva la fortuna di avere a suo fianco anche il già sensei Luigi Busà e ha dato il via a tante cose belle, una di queste è stato lo stage con Busà. Perciò alla fine anche le associazioni, quando sono capitanate dalle persone giuste, fanno veramente cose che possono cambiare la storia, possono cambiare l'andamento delle cose. Perciò ricordiamoci sempre di ringraziare chi ci ha aiutato ad arrivare dove siamo, perché la nostra forza non è solo la nostra, la forza anche di chi ci vuole bene. È tutta una sinergia delle cose che si creano man mano lungo il percorso. Sì, Tanti invece quando arrivano a fare determinate cose dicono ok, ce l'ho fatta perché sono solo io, sono bravo solo io a fare questo, sono bravo solo io, è tutto merito mio. Lo sai perché secondo me? Perché tante volte... Egocentrismo. No, non è quello, è orgoglio. Convenienza. È convenienza perché alla fine io non devo ringraziare te, non ho debiti, non devo ringraziare il presidente Pappalardo, sono a posto, non devo ringraziare Domenico, sono a posto, ma non è vero, sono soltanto una persona che non pensa di avere la forza di poter onorare quelle amicizie. Perciò per me, quando io a Erwin dico se hai bisogno ci sono, è perché quando io ho avuto bisogno per quello che può fare lui c'è stato. Perciò quella, ragazzi, la vita è uno scambio. Perciò chi fa il duro, io da solo, io qua, io là, è solo perché tante volte gli conviene fare così, perché dà peso magari al denaro o al tempo, oppure si vuole sentire solo lui il personaggio. Come io non ho mai vissuto così e mio padre mi ha sempre insegnato a rispettare chi mi ha aiutato, uguale mia madre. Mi hanno sempre insegnato che da solo una persona fa uno, in due persone se vanno d'accordo fanno tre. Perciò significa 1,5 per 1. Logicamente si parte dal presupposto che se qualcuno mi ha aiutato gli devo dire grazie e so che ho un debito di rispetto con quella persona. E onorare i debiti è da uomini, non nel senso uomini nel senso generale, ecco, da persone che hanno valori, ecco, uomini o donne che siano. Persone mature. Da persone di valore.
Noi dobbiamo darci un valore, il valore non è quello che ci diamo, è quello che poi tutto quello che si ci muove attorno ci concede. Perciò quando tu sai che ti puoi fidare di me, quello è un valore, io so che mi posso fidare di te, è un valore. Tu dici, per ora funziona solo per noi, piano piano si aprirà, arriva Senpai Bruno, arriva un altro, arriva quello, allora quel valore si apre e diventa una forza. La forza è quando siamo tutti uniti. Da singoli nessuno ha mai vinto guerre, nessuno ne ha mai neanche fatte, perché finisce subito. Esatto. Un dito ha il valore di un dito, 5 dita diventano un pugno. E un pugno può fare tanti danni. Chiudiamola così. Chiudiamola così.